Hei, mä olen Anitta Asuntoplän, mä olen rakukeramikko Muuramesta, Keski-Suomesta. Mä teen tuosta sävestä, kivitavarasävestä pääosaksi ja mä teen rakupoltoille, eli sitä tarvitaan sitä kivitavarasäveä. Ja olen erikoistunut ihan kyllä rakupolttoihin, että se on niin kuin mun suuri intohimo, kerta ne tulokset on niin erilaisia joka kerta. Se on aina yksittäiskappale, kun tekee rakukeramiikkaa. Mun kivitavarasävi tulee tällä hetkellä niin tuolta Keräsiltä, Nurmijärveltä, joka tulee Saksasta. Se on saksalaista. Suomalaistakin on, mutta nyt mä olen käyttänyt sitä saksalaista, kun mä olin jo tottunut sitä ennenkin käyttämään. Siis kun en ole Suomessa, niin olen tehnyt saksalaisesta. Eli lisäksi sen kivitavarasäveen kanssa mä käytän useasti niin kuin pintoina tätä Suomen tai tätä Keski-Suomen järven, eli meidän tästä Nurmesta olevasta järvestä niin olevaa savea, jota mä en tietenkään voi tehdä siitä niin kuin rakutöitä, koska se on niin kuin punasavea, se on ihan tyypillistä suomalaista savea, rautapitoista savea ja mä käytän vaan sitä niin kuin tälleen sisileenä, eli pintoihin, jota mä sieltä, kaikki jotka tietää keramiikasta mikä on sisileen, niin mä en kerro sitä nyt tällä kertaa enempää, miten se tehdään. Ja siitä tulee tietenkin, sit voi käyttää lasitteiden alla, tai mä yleensä käytän niin kuin sekoitettuna, se antaa semmoisen lusterisen pinnan sitten aina näiden mun lasitteiden. Tässä se ei ole sitä, tämä on vaan ihan värinä merkki, mutta mitä näkee mun töissä, niin tulee vähän semmoinen kiiltävämpi, kun käyttää sitten vielä lisänä Suomen tätä järvisaven sisileitä. Mä käytän rakutekniikkaa sen takia, että mulle siinä on aina se yllätyksellisyys, jännitys. Se ei ole niin kuin pelkkä sähköuunissa tehdään keramiikkaa, vaan se lopputulos antaa sen, vaikka kuinka mä teen kaikki omat lasitteet itse, kaikista oksideista ja mitä mä sekoittelen. Mutta vielä vaikka mä teen noita näytepaloja, niin ei se silti se aina muuttuu, se riippuen ilmasta ja ilmankosteudesta ja auringosta ja talvesta ja kesästä ja kaikista vuodenajoista. Eli joka sesonki rakukeramiikka on erinäköistä ja tietysti mun työtkin on kaikki aina erilaisia. Mä en tee niinku samaa työtä jatkuvasti, mulla on jatkuvasti uutta, mutta jokainen työ on niinku uniikki jo pelkästään näiden lasitteiden ansiosta ja rakutekniikasta ja poltosta. Là, tu peux mettre sur petit. Mä oon niin aina tehnyt taidetta, mutta mä oon eri aloilla, mä oon ollut vaatealalla ja tämä rakutekniikka ja tämä keramiikka innostus alkoi mulle Etelä-Ranskassa, kun mä asuin siellä 20 vuotta ja siellä Valoriksen kaupungissa, jossa mä olin Rosé Capronin näyttelyssä, joka ei kyllä tehnyt rakutekniikkaa, mutta sillä oli se teki niin kuin silleen sanotaan nyt savutekniikka, joka antoi mulle niistä, että niillä oli erilaisia värikkäitä lasitteita. Ja siitä sitten mä lähdin opiskelemaan keramiikkaa Ranskassa Valoriksessa, jossa sitten jatkoin vielä tähän erikoistuin niin kuin rakutekniikkaan useita, että se oli se mun juttu. Ja sitten jatkanut sitä Suomessa nyt 5 vuotta.
Lui ha parlato di oggi, io parlo di ieri. Di ieri allora non c'era tutta questa organizzazione che c'è oggi, c'era il reme, la vela e si usava un altro sistema di pesca. Lui ha parlato con le nasse, ma poi c'erano ai tempi, quando io avevo l'età dei miei figli, erano tutti altri tempi, che c'erano le bacchette, si andava a pescare, giornati neri, giornati belli, non era una vita come è oggi. E noi veramente andavamo ai remi, si faceva una vitaccia nera, non c'era tutta questa organizzazione, si faceva dei sacrifici, mio padre mi chiamava, io andavo a scuola a 15 anni, andavo a scuola che già avevo la quinta e mio padre mi ha detto così, deve venire con me. E perché papà, a me, io sono arrivato in quinta e perché? Perché ho di bisogno di te. E perché non posso buttare la rete a mare, dobbiamo andare con i remi, dobbiamo con la vela, il remo, la piccola barca, se non ci sei tu, ma io devo andare a scuola. Il bisogno costringeva mio padre di andare a pescare e si andava con un altro sistema di pescare. Si andava con la rete, sotto costa, si arrangiava alla meglio possibile, però si pescava bene, non è che si pescava anche vicino qua nelle nostre coste, si pescava molto bene, ma quando arrivavamo a Lipari, che cosa dovevamo fare con il nostro pesce? Non possiamo fare niente, non si poteva vendere, non c'era movimento, non c'era niente, tempi brutti, si dava a quello che avevamo di bisogno per campare le famiglie. E si andava a bere e si andava a pescare i pesci sotto costa, ope, occhiati, questi pesci che noi chiamiamo, e si andava così. Che dovevamo fare? Questa le parte più facili a noi, che cosa dovevamo fare? Andavamo e cercavamo sempre le cose più facili perché l'attrezzatura di oggi non c'era. Andavamo sotto costa, a remi, certe volte arrivava il tempo brutto, si ritornava sempre con le reti, oppure con il palamo, si arrangiava meglio possibile. Questo era il nostro lavoro che facevamo. La più bella che abbiamo incontrato noi è stata per noi facendo questa pesca sotto costa. Ci arrangiavamo la giornata di quei brutti tempi, giusto? Ma poi c'è venuto un po' di miglioramento e la nostra rete, che noi poi abbiamo cambiato in miglioramento, ma è stata la rete del pesce spada. Con la rete del pesce spada noi ci abbiamo cambiato tutti i pescatori, ci abbiamo attrezzato con le barche più grandi, cercavamo di difendere le nostre famiglie di andare avanti e avendo la pesca del pesce spada il nostro pescatore delle isole Eolie ha cambiato. Si pescava il pesce spada, si pescava il tonno, si pescava l'ala lunga che quasi è un'altra razza, ma è la stessa razza dei tonni. Però l'ala lunga si faceva 10 kg, 8 kg, il tonno si farà 200-300 kg. Ma noi ne pescavamo poco perché non eravamo attrezzati per i tonni, eravamo attrezzati per pescare il pesce spada e l'ala lunga. E così poi abbiamo preso un po' di miglioramento perché eravamo mal combinati, no? Spendendo un po' crescendo, si capiva che con la rete del pesce spada si andava avanti. E cominciavamo a cambiare le barche, fare le barche più grandi perché ci vuole la rete del pesce spada e si è iniziato ad andare a pesce spada. E come infatti quando abbiamo usato la rete del pesce spada, il pescatore di Lipari, di ieri sto parlando, il pescatore ha cambiato di miglioramento con la rete del pesce spada e siamo andati avanti avendo la rete. Poi in secondo tempo, quando si usava, abbiamo cambiato che la rete con le maglie più grandi per pescare il pesce spada, la pesce spadana si chiamava, con la rete, e pescavamo il pesce spada e in quel momento che il mare era tutto
pieno di pesce spada, si pescava ogni barca 2, 3 pesce spada, sai, vediamo sempre il miglioramento, ogni anno che passava si cambiavano barche perché il pescatore ha capito che con questo lavoro di pesca del pesce spada si andava avanti e così abbiamo migliorato. Quando abbiamo migliorato non è che ci siamo fermati, si andava sempre in miglioramento, in miglioramento, in miglioramento, finché che poi il mare non ce l'ha fatto più. Tutta questa rete del pesce spada che si buttava a largo, le navi sotto costa, poi c'erano noi eoliani, i siciliani, i calabresi, si riuniva che non ci potevano passare la navigazione. E con questo sistema poi hanno fatto una legge che il pesce spada con la rete non si poteva pescare più. Di quando ha detto che ha mandato un contributo, lo Stato, non lo so, la Comunità Europea, ha mandato un contributo, ma quel contributo che non è andato è stata la rovina nostra. Non ci siamo stati più a pescare il pesce spada, però tutte le barche che andavano a pescare il pesce spada sono venute tutte sotto costa. Quando sotto costa le isole Eolie sono quelle che sono, è giusto? Ci siamo tutte aggrappate nelle nostre isole che sotto costa non si poteva andare più a lavorare perché erano tanti ed è finita la pesca del pesce spada e mi sembra che oggi stiamo andando indietro. Questo è veramente il mondo della pesca. Se sei ben organizzati giovani, si riesce anche a pescare ora, ma siccome i giovani di questa non vogliono andare più a pescare, vogliono andare da soli, la pesca che si potrebbe andare più, la pesca del totano, perché è una persona sola, ma si accontenta, ma non basta però, non basta. I giovani che si accontentano non bastano di andare a Totano, e allora che cosa hanno pensato i pescatori? Che hanno abbandonato con questo pesce suggelato, di andare tutte quelle che da di più 2 mesi il turista. E siamo tutta la nuova generazione, è tutta turista perché hanno abbandonato il lavoro di pesca di tutti i sensi, ma viene a mancare il pesce, viene a mancare questo. Hi, my name is Kim Kleist Erickson. I'm 39 years old and I'm a walrus tusk and sperm whale tooth carver from Greenland. I've been doing this for around 6 years on a full-time basis, and it's been one of the best decisions that I've ever made so far. I did this due to be able to sustain this work of art and to be able to show the new generations that how important it is to carve in our culture, because back in the days hunters usually were the ones that carved, or the shamans. Hunters carved for their tools, hunting tools, and basically also creating toys for the kids in the society. And the shamans carved to create amulets for the hunters, or anyone that needs an amulet was provided by the shamans that carved a small piece of thing that they gotten as an amulet. What I mainly use as tools today is a Dremel machine and a bandsaw, also sandpaper machine. Those are the main 3 equipment that I use to carve. How do I get my materials is that the wonders of the internet. Due to the 9,000 followers, and that's a lot in Greenland, due to we are only 56,000 people in all over Greenland. So to be able to have that kind of network has been one of the key
key elements in sustaining my business. So each month I get a message on that Facebook page that somebody's grandfather or father has caught a walrus, and they're wanting to sell the walrus cranium, and we do have quota each year. There is a limit how many walruses that are being hunted to be able to sustain the population of walruses. And how do I get my sperm whale teeth? Well, a lot of we don't hunt sperm whale, we don't eat sperm whale, and the only way that I get them is if a hunter has passed a dead stranded sperm whale, and they usually go over there and chop them out, or either there's a family member that has gotten sperm whale tooth as their family heirloom, or how do you say it? If somebody in their family member has passed away, they usually hand out their remaining furniture or anything in their room, so they don't know what to do with it, and they usually message me right there. So that's how I get my materials mainly. I really wanted to show this art to the newer generation of kids, and what I've done is I've created a Facebook page called Eliagisak, and I have approximately 9,000 followers on there right now, and most of them are from Greenland, and a lot of people are following of what I've been creating ever since. And I've gotten a lot of great feedback from the society, some appreciations from other people, and that's really heartwarming for me, because it's really important that I want to inspire a new generation that they also can do this, not as a full-time, but maybe as a hobby or any kind of interest in the way of art. I appreciate each of you, and I hope you wake up happy and wonderful tomorrow. Peace out. No niin, moi! Mä oon Rinkisen Anu Popper Design yrityksestä, täältä Jyväskylästä. Mä piirrän ja maalaan uniikkeja tekstiilejä, jokaisen uniikkina suoraan siihen kankaaseen, ja oon tehnyt tätä työkseni nyt semmoisen reilut 20 vuotta. Ja mulla on ihana butiikki tässä Jyväskylän keskustassa. Ja kankaalle, mitä mä käytän, ne on puuvilla ja pellava. Ja koska ne on luonnon materiaaleja, niin niillä on pitkä ikä ja ne kestää hyvin käytössä ja ne on miellyttäviä ihmisen ihoa vasten, jos ne on käyttötekstiilejä, ja struktuurinen pellava seinävaatteissa ja verhoissa tai tauluissa niin tuo semmoisen ihanan pehmeän fiiliksen niihin tekstiileihin. Nuo värit, mitä mä käytän tässä maalauksessa, on kotimaisen valmistajan niin kuin pigmenttejä, ja niissä ei käytetä säilöntäaineita eikä mitään muitakaan kemikaaleja, eli ne on täysin käyttöturvallisia vaikka pienille lapsille tyynyliinoissa ja pyyhkeissä ja muissa, että niistä ei irtoa vauvan iholle mitään vaarallisia kemikaaleja. Ja sen takia kotimaisia, koska ne on täällä lähellä valmistettu, mä tiedän keneltä ne tulee ja mitä niiden laatu on, ja
tiedän, miten mä pystyn niitä käyttämään ja miten ne toimii kankaalle. No mun historia tähän käsityöläisyyteen ja tekstiilitaiteilijuuteen tulee oikeastaan niin kuin sieltä mummon helmoista, että mummo on käynyt saman oppilaitoksen 1900-luvun alkupuolella kuin minkä mä kävin 90-luvulla tuolla Jyväskylän länsipuolella Petäjävedellä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen. Ja koska mä halusin niin kuin pääasiassa ensin, että musta tulee taiteilija, mutta mä oon niin käytännön ihminen, että mä halusin luoda tämmöistä niin sanottua arkitaidetta, että se taide tulee lähemmäksi ihmistä pyyhkeissä ja tyynyliinoissa ja tämmöisissä käyttötekstiileissä, että miksei se patalappukin voisi olla pieni taideteos siellä ihmisen arjessa. Ja oikeastaan niin kuin sitä kautta, että piirtäminen ja maalaaminen on niin kuin lähimpänä sielua, niin sillä ne on syntynyt ne kuviot sinne kankaaseen. Ciao, sono Pascal Barbato e faccio il fornaio. Nella mia vita ho fatto tante cose, tra le altre anche quella di laurearmi in lettere e filosofia, ma il pane ha caratterizzato da sempre tutta la mia vita. Sono nato e cresciuto con la farina. Le caratteristiche evolutive del mestiere, di questo mestiere dal passato al futuro, perché poi dobbiamo avere anche una proiezione di futuro, hanno delle costanti sicuramente identiche, che sono il rispetto del tempo e il rispetto della materia prima. Va da sé che però ovviamente l'industria alimentare negli anni ha sacrificato qualcosa a vantaggio di un profitto maggiore. Probabilmente il mestiere dell'artigiano è ancora, come dire, quello che permette è l'ultimo baluardo davvero probabilmente a una sana alimentazione. Va da sé anche in questo caso che l'artigiano deve avere consapevolezza del suo mestiere e del suo ruolo, però fondamentalmente quello che è il passaggio cronologico dal passato al presente, ripeto, ha delle dinamiche costanti dalle quali non si può prescindere. Il pane necessita di tempo per lievitare e poi magari si ottimizzano dei processi grazie alla tecnologia. La tecnologia diventa fondamentale, un ausilio importante oggi nel mondo della panificazione, ma ripeto sempre nel rispetto dei tempi e della materia prima. Uno dei consigli che mi sento di dare ai giovani che decidono di intraprendere un mestiere del genere, innanzitutto di fare i conti con la durezza del mestiere, perché ci sono degli orari che non sono consoni, non sono gli orari da dipendente di banca, ma a parte questo la notte è un fascino particolare, quindi c'è il rovescio della medaglia, si gode di un silenzio che normalmente la nostra società ci ha disabituato. E come dire, è un mestiere che si può fare, è un mestiere che dà tante soddisfazioni e davvero puoi diventare un piccolo chimico, un alchimista nel tuo laboratorio e creare da materie prime, da una polvere e acqua, una varietà infinita di prodotti. Quello che può facilmente far riconoscere un buon pane da un pane meno buono è sicuramente la fiducia che si ha nei confronti dell'artigiano, perché a differenza di altri prodotti il pane non ha un indice su cui si può declinare in qualche modo l'esperienza sensoriale, l'esperienza gustativa. Non è come il formaggio che ha dei parametri oggettivi o l'olio extravergine d'oliva che ha dei parametri oggettivi sui quali si può determinare se un prodotto è più o meno buono o se si è rovinato. Nel caso del pane ovviamente si parla di un prodotto che è fresco, che quindi prodotto è sfornato e venduto entro le 24 ore, che poi ce ne sono sempre di più, perché se uno inizia a lavorare sul lievito considera che le 36 ore ci sono sempre. E quindi fondamentalmente diventa la fiducia che si ha nei confronti dell'artigiano che produce, perché
non hai altre caratteristiche, poi può piacere più alveolato, meno alveolato, determina il cereale che si è usato, quindi davvero c'è una infinita varietà di variabili, perdonate il gioco di parole, che fanno cambiare poi la percezione sensoriale del pane. Quindi un buon pane è quello che mangi e che vuoi il secondo pezzo dopo, fondamentalmente. Una caratteristica imprescindibile oggi di un artigiano che opera nel mondo della panificazione deve essere la conoscenza dell'agricoltura e ahimè mai come in questo momento sembra un tema così caldo e così scottante. L'agricoltura è assolutamente la base dell'alimentazione, quindi qualsiasi prodotto venga prodotto dopo è comunque ha una matrice proveniente dall'agricoltura, quindi il cereale è nel campo, la carne, nel caso della carne, sarà in allevamenti piuttosto che in un pascolo, e quindi la scelta consapevole di una materia prima importante assolutamente è un fattore dal quale l'artigiano non deve prescindere, e quindi consapevolezza è la parola che mi viene da dire. Oggi abbiamo bisogno di artigiani consapevoli dell'agricoltura, consapevoli del processo che parte dal campo per arrivare nel nostro laboratorio, e quindi attraverso quello trasmettere una giusta conoscenza, una giusta consapevolezza al cliente finale. La sostenibilità oggi in alimentazione, quindi nel processo produttivo, è un altro elemento estremamente importante. La sostenibilità diventa, come dire, un fattore assolutamente discriminante tra un buon prodotto e un prodotto meno, in cui si è prestata meno attenzione, ma non dobbiamo fare nient'altro. Abbiamo una grande fortuna in verità, soprattutto nel mondo della panificazione, che non dobbiamo inventare niente. I nostri nonni lo facevano, lo fanno da sempre. Se noi, almeno sotto questo punto di vista, riprendessimo le sane abitudini dei nostri nonni, probabilmente non avremmo bisogno di preoccuparci più di tanto della sostenibilità, perché non si sprecava niente. Il pane ha milioni di declinazioni con cui si può recuperare, a parte il fatto che un buon pane dura più giorni, e se consideriamo comunque oggi il consumo del pane pro capite è decisamente scemato, questo, come dire, fa da controbilancia, ma davvero il pane lo si può grattugiare, si può usare in 1000 declinazioni in cucina, riutilizzare. Noi abbiamo la cultura nel nostro territorio del pancotto con le verdure di stagione, quindi, come dire, è proprio la cosa più semplice, ma il pane duro bagnato col pomodoro, ci sono tantissimi dolci con cui si può utilizzare il pane raffermo, quindi si lascia a bagno nel latte, poi si frulla e si fanno veramente decine di dolci. Davvero il pane probabilmente è uno dei pochissimi alimenti su cui non si dovrebbe avere neanche un grammo di spreco. La mia più bella esperienza professionale, ce ne sono tante. Beh, innanzitutto mi piace raccontare sempre la musica del pane. È un ricordo che ho da quando ero bambino. Tutte le volte che si sforna il pane, soprattutto nel silenzio della notte, con lo shock termico, c'è uno sfriccichio, uno screpolio particolare, un rumore particolare che fa il pane, e quando ci sono tante pagnotte è meraviglioso ascoltarle. Questa è la cosa, uno dei ricordi più belli che ho e delle esperienze più belle che sono legate al mondo del pane. Ma poi ce ne sono tante. Io sono una persona estremamente curiosa, sono in più associazioni, nella Richmond Club, negli ambasciatori del gusto, quindi ho avuto il piacere di cucinare, di lavorare con il mio pane a fianco a grandi chef del calibro di Cracco ma anche tanti altri. E comunque l'esperienza più bella è quella di poter comunicare quella che è la mia passione a tutti. Hi, I'm Dorit and I am a glass artist in Nuuk in Greenland, and I have been doing glass for 11 years now, and I have always been doing
things with a lot of materials. I'm very curious, and then I'm very inspired of nature and culture in Greenland. So my art pieces reflect nature and what I experience and what I see around me. This is a plate, or you can use it as a centerpiece, or you can actually use it as it's a functional piece too. And it's the ice, the sea ice, when it's breaking in spring. So it's called Ice Breaking, the series. And I have some other ice pieces. I'm very fascinated of ice, of course, because it reflects light the same way as glass do. So this is when you fly over the ice cap, you will see things like this. And if it comes to more cultural pieces, it could be just showing the Inuit people. It's a family piece. You can put it in the window, or you could put it on a shelf with a light, candlelight behind it. I don't make two pieces alike. They are all different from each other. And you will see in my shop, you will see a lot of animals reflected, because I love animals. Fish, polar bear, whale, seal, a lot of animals from here, from the Arctic region. Here I have a piece of, it's called a women's boat. It's a boat made, it's a big boat made out of sealskin. It was used in Greenland up till the 1960s, and it was used when one settlement wanted to move to another place because they have to catch maybe reindeer. Then they moved the whole settlement, and the women and the children, they went by this boat, the kone boat, the women's boat, and the men were in the kayak. You can see the men in the kayak here. And this is made out of maybe 70 pieces of glass cut by hand, put together, fused together in the kiln for 2 times 24 hours. And it reflects the culture here. It's the same with these masks. It's ceremonial masks. They were used especially in the East Coast, up till maybe 1880 or something. They were made out of driftwood, and the shaman used it, for example, for hiding when he traveled to the spirits, to the spiritual world. And this is my way of expressing these masks. And this foot is made out of driftwood to make the connection. I have another piece here. It's a whale tail. When you go into the fjord in summertime, you will see the humpback whales. And this is just, showing a whale tail. And I really like the light when it comes through here. You can see the pattern. I make lots of polar bears because I like polar bears. And it's a funny thing because it's a wild, dangerous animal, but still it's the icon of the world's icon of a cute thing. So it's very, how do you say it? It's both a cute cuddle bear and a wild, dangerous animal. And it's very much a symbol of the Arctic and how we have to take care of our world if we want to see these animals in future. So I like them a lot, and I paint a lot of polar bears.
Olemme täällä Suomen käsityön museossa ja olen Seija Haal, Suomen käsityön museon amanuenssi, vastuualueinen tallennus, dokumentointi ja tutkimus. Perusnäyttelyssä täällä Suomen käsityön museossa on esillä monenlaista käsityöalan liittyvää aineistoa. On mielenkiintoista, miten nykyään käsityöläiset tarvitsevat hyvin monenlaisia taitoja. Nämä aiemmat perinteiset käsityötaidot ei enää riitä. Totta kai mitä koulutuksessa opitaan materiaalin käsittely ja kuinka niistä saadaan valmistettua tuotteet valmiiksi. Se on ihan perusjuttu ja tämä karttuu tämä tietous vuosien ja vuosikymmenten myötä. Se opitaan itse käytännössä sitten näiden opintovuosien jälkeen. On tärkeää miettiä ja ajatella, mitä kaikkia muita taitoja näiden omien kädentaitojen lisäksi tarvitaan. Tarvitaan myös sen osaamisen ja hiljaisen tiedon välittämistä eteenpäin. Tuleville sukupolville otamme talteen tietysti tällä museolla, mutta nykypäivän ihminen on aika vaativa ja haluaa tietää, miksi tiettyjä tuotteita valmistetaan, mikä on se koko valmistusprosessi, ja se lähtee ihan sieltä suunnittelusta sitten siihen loppukäyttöön ja tuotteen hävittämiseen saakka. Tottahan toki nykyään koulutuksessa näitä käydään lävitse, mutta se ei välttämättä ole tuossa vielä muutama vuosikymmen sitten ollut tällaista, että tarvitaan tietoa vastuullisuudesta, kestävyydestä. Kestävyysnäkökulmat, niin siinä on monesti paluu semmoisia lähelle perinteisiä tekniikoita ja tapoja valmistaa tuotteita. Esimerkiksi lampankasvatus ja villa, miten se saadaan värjättyä luonnonväriaineilla, miten käytetään esimerkiksi paikallisia lähituotantoa olevia savimateriaaleja. Sekin on mahdollista varsinkin taiteellisessa tuotannossa. Tai sitten miten uusio käytetään tekstiilejä tai vaikka huonekaluja, niitä kunnostetaan ja uudistetaan. Kaikki tämä on nykyään sellaista, mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita. Mutta miten kaikki toi taustalla oleva tieto ja ajatus saadaan sitten välitettyä asiakkaille? Meidän museo on tehnyt nykytallennusta tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana monilla eri alueilla Suomessa. Ja siinä, kun aloitetaan tämmöistä dokumentointia, niin tärkeänä on verkko. Miten verkkomateriaali löytyy. Eli se auttaa sen, kuinka löydämme erilaisia käsityöläisiä, taitajia, muotoilijoita, taiteilijoita. Sanoisinko, että todella tärkeää on se, että on näkyvissä ja on tavoitettavissa ja nähdään, että kuka tekee ja minkälaisia tuotteita. Nyt on tietysti tärkeää vielä välittää näitä tietoja vastuullisuudesta, kestävyydestä ja omista toimintatavoista. Siinä voisi miettiä sitä, että erilaiset audiovisuaaliset menetelmät on hyvinkin helppo tapa kertoa siitä omasta toiminnasta. Eli ottaa käyttöön video, ääni ja kuva. Totta kai nämä perinteiset somealustat, Facebook, Instagram ja nykyään TikTok on sellaisia, missä just videot tuovat esille sitä, kuinka teet töitä, mistä hankit materiaalit ja tällaiset. Se on tosi tärkeää sekä tietenkin asiakkaille, mutta jopa voidaan välillä tehdä yhteistyötä museoidenkin kanssa. Näitä voi tallentaa jopa näitä pieniä otoksia omasta työskentelystä.